Buongiorno del Buen Cammino e in kayak. Oggi in kayak. Oggi è soprattutto in kayak. Dove andiamo oggi? Oggi siamo a Como, prima uscita del 2024. Yeah! Abbiamo la Sea Wave e abbiamo anche un po' di equipaggiamento nuovo da testare. E io ne ho uno Ne ha addosso. due anche Giulia, vi Yeah! faremo vedere più avanti nel video. E ora in acqua. Pagaiamo. Eccoci in acqua, questa è Como, vedete là il Duomo di Como. Ora noi proseguiremo, Pagaia però, andremo sull'altra sponda, proseguiremo lungo l'altra sponda, poi arrivati più o meno in prossimità di Urio passeremo sulla sponda opposta e torneremo indietro in quella direzione, e durante il tragitto cercheremo di vedere il maggior numero di ville storiche possibili. Vai, facciamo una sfida? Una sfida? Va bene, poi magari se sbagliamo il nome delle ville siate pietosi, ce ne sono così tante che uno si confonde. No, più che altro ho dimenticato a casa il foglietto, da qualche parte abbiamo il foglietto con il nome delle ville, ma deve essere in qualche saccastagna e non ci sarà più voglia di aprirle. Ecco, quello lì dietro di noi è il Tempio Voltiano di Como. Vabbè, siamo contro luce, ma si riesce a capire che è Como? Perché per tutto il giorno vedrete idrovolanti salire e scendere dal lago, perché qui c'è il tour, si può fare il tour in idrovolante del lago, mi sembra 10 minuti, non so cosa costi, però non poco. Davanti a noi c'è la funicolare di Brunate. Guardate questa, e poi quella là appollaiata in cima allo sperone, molto belle. Allora, ci siamo fermati perché dovevo sistemare il sedile, l'avevo messo troppo avanti, non riuscivo a usare bene il poggiapiedi. Questa qui è la prima delle ville storiche, poi adesso dal lago la vediamo meglio, perché qui siamo proprio sotto alla loro spiaggetta. Guardate cosa vi portiamo a vedere, quel ramo del lago di Como, solo noi vi portiamo a vedere queste cose. Abbiamo appena girato intorno alla villa e mi sono spuntate queste cose che sembravano delle croci bianche, no, di primo acchito. Ho detto che è un cimitero, invece no, sono i sostegni per gli ombrelloni, per il lead estivo. Oh. Noi stando su questo lato ce la facciamo tutte in ombra, per cui ci teniamo le giacche. Qui abbiamo lo chalet svizzero, di qua, guardate che bella villa, con la discesa al lago monumentale. Adesso ci avviciniamo un po' di più per vederla meglio. Ville con la loro darsena privata, guardate quella lì bianca grande ha la sua darsena qui, perché quella è la discesa, si vede il sentiero, la discesa al lago privata ovviamente. Questo è il famoso triangolo lariano, che è praticamente quel propaggine montuosa che divide i due rami del lago di Como. Davanti a noi abbiamo un'altra delle ville storiche a cui stiamo avvicinando, e qui sulla ovviamente sulla punta c'è Bellaggio, che però oggi non vedremo perché è lontano, e qui da qualche parte c'è anche la via del Re. Noi abbiamo già fatto la via Regina, che è su quella sponda da Sorico fino a Como, l'abbiamo fatta, trovate sul nostro canale, lasciamo un link qui sotto in descrizione a piedi. Però c'è anche una via del Re qui nel triangolo lariano che porta da Como a Bellaggio. Prima o poi cercheremo bene le tracce e le informazioni, la faremo. Ok, questa qui sotto era quella villa con un nome tremendo che non mi ricordo. Dalla luce, dai tetti a punta sembra quasi di essere sul lago di Ginevra, o non sul lago di Como.
Però quello che ci ha colpito è sopra la villa, è quella costruzione lì. Allora, escludo che sia un bagno come quello delle case di ringhiera di una volta, no? Con l'esterno. È un ascensore, però accidenti, non capisco come sia possibile aver dato l'autorizzazione a costruire per me è uno scempio, però. Qua Pesini Vista Lago. Poi non c'è una barca a motore sul lago, ci siamo solo noi. Il motore che sentite è l'idrovolante. No, non siamo proprio soli perché c'è il vaporetto, il Cormorano, diretta a Moltrasio, che però è sull'altra, no, è sull'altra sponda Moltrasio. Quindi adesso dobbiamo stare attenti quando riparte. Si vede, comunque ci vede, non è che siamo tutti rossi. Io sono messo arancione fosforescente. Ecco, scegliete possibilmente un kayak di un bel colore brillante, vestiti, quello di Giulia no, però guardate me, ho tutte le fasce arancio, il mio giubbotto è arancio, perché la visibilità contribuisce alla sicurezza in acqua, che sia lago, che sia mare, sia fiume. Visibilità è sempre una cosa buona. Dopo un'ora e 10 di pagaiata siamo finalmente arrivati al sole. Il vaporetto ce l'ha sorpassato da dietro perché sta andando sull'altra sponda a Moltrasio, che adesso noi continuiamo ancora per un bel pezzettino. Non mi ricordo più come si chiama il paese, se è Trebbio, qualcosa. Comincia con la T, mi pare. E poi da cui poi dovremo deviare verso Urio. Non c'è bisogno che siano enormi, no? Qui è più che altro dove sono messe, no? In riva al lago, con l'accesso diretto, con un po', sì, con un pochino di verde, cioè non c'è bisogno di avere, cavoli, un palazzo di Versailles in riva al lago. E qui un'altra bella villa, di cui non sappiamo il nome, perché è rimasto il foglietto che avevo fatto. Per cui chiediamo il vostro aiuto. Se riconoscete le ville che vi abbiamo mostrato nel nostro video, potreste scrivercelo qua sotto nei commenti, il nome della villa e il minuto a cui compare. Grazie, così vediamo, collaboriamo tutti insieme per fare un video più carino. Ecco, no, è molto bella questa, guarda che bella calinata. Ci sono anche i pescatori. Allora, sposta dei pescatori prima che ci agganciamo. Eccoci qui, abbiamo fatto un altro tratto in un cono d'ombra ghiacciato, freddissimo, e ora siamo di nuovo fuori al sole. Allora, se i miei calcoli non sono sbagliati, adesso dobbiamo girare dall'altra parte di questo paesino, andare un po' più avanti e poi devieremo finalmente sull'altra sponda, verso Urio. Guarda che è una chiesa che affaccia proprio sul lago. Fa pensare alla chiesa, quella sul Sile, a Casale sul Sile, che abbiamo fatto la Postumia, che affaccia sul Sile. E praticamente il parroco ci ha spiegato che quando dice messa lascia aperta la porta che dà sul fiume, perché mentre sta celebrando entra questa piacevole brezza dal fiume e soprattutto d'estate rinfresca la gente che è seduta sulle panche. Un po' carino, ma molto bello Casale sul Sile, ci hanno trattato benissimo. Immagino che sia un Cristo benedicente all'ingresso di una Darkson. Noi
stiamo puntando a quella villa là, noi poi gireremo il kayak e cominceremo il viaggio di ritorno. Allora, questo è il castello di Urio, in realtà è proprietà privata, siamo fermati un attimo solo a sgranchirci, fate ciao ciao e videosorvegliata. Ci faranno la monte e ci arresteranno. Vabbè, scusa, basta, siamo qua un attimo a bordo lago, è tutto lì. Diciamo, la sponda lecchese è un filino più selvaggia, anche dove ci sono i paesi, ci sono più posti dove fermarsi, dove attraccare. Qui è tutto privato, porca miseria. Mi sembra che il codice di navigazione, se avete un'emergenza, potete fermarvi dove volete, ecco, non magari davanti a una bocca da presa di una centrale idrica. Però, casi particolari a parte, per un'emergenza potete fermarvi. Certo, non potete tirare fuori la tenda e mettervi a fare i cavoli vostri nella darsena di un'altra persona, ma noi di emergenza non ne abbiamo avute. Tutto terrazzato, qua guardate lì, tutta la collina, come perché non la su, se no viene giù. Noi prima eravamo sull'altro lato. Là dietro, non so se ho fatto in tempo di inquadrarlo, c'è anche un simil castello, ovviamente penso sia qualcosa di inizio Novecento, penso sia inizio Novecento, perché con la torretta così, insomma, non sono originali. No, vedo tanto Liberty, molto belle. Qui non ho ancora notato architetture strane come quell'ascensore sull'altra sponda, qua sono stati un po' più classici. Vabbè, hanno quasi tutte la loro passerella con il loro pontile mobile ancorato davanti a casa. No, non è un diportista, è un aliscafo, per cui è di linea, è aliscafo di linea. Per chi ha fretta di spostarsi sul lago di Como c'è l'aliscafo. Questa è fantastica, perché anche tutto il parco davanti. Che bella! Cavoli. Poi guardate che molo è, non so se è un albergo o se è una villa privata residenziale. Però a giudicare dalla grandezza del molo, fa più, non lo so, potrebbe essere più un albergo che altro. Posizione spettacolare, Poi non è tanto lontano da Como e qui la strada è leggermente migliore rispetto a quella che c'è là a mezza costa, per cui questi sono già più accessibili, probabilmente non economicamente accessibili, ma non economicamente. Però sono su kayak rigido, mi sa. Sì, rigido. Buongiorno! Oh. È un'epidemia di pagaie groenlandesi, oggi ho visto solo quelle. Solo quelle? Sì, ma belle! Un mausoleo privato? Che bello! Guarda, un bello.
Cose nella vita di cui non sentirei la mancanza, un mausoleo privato, perché francamente. Abbiamo trovato un altro posticino per fare un attimo di pausa, per sgranchisci le gambe. Com'è camminare con quegli stivaletti lì? Camminare è perfetto perché c'hanno una suola vera. Finalmente. Sì. Ma io sto ancora con quelli della Decathlon, per 3 mm, devo cambiarli anch'io perché la suola è totalmente finta, qua un momento scivolavo anche. Questo ha un bel parco molto grande. Allora, qui siamo quasi a Cernobbio, deve esserci Villa d'Este, non so se è quella Villa d'Este. Allora, là in fondo invece c'è Como, in quella direzione. Qui siamo più o meno a Cernobbio. Questa è molto bella, più piccolina però ha tanto spazio esterno. Qui dovremmo essere a Cernobbio, e per cui quella lì grande dovrebbe essere Villa d'Este, che c'è anche quella tensostruttura nel parco della villa, mi sembra che sia usata per convegni, cose del genere. Noi quando siamo passati sulla via Regina c'era fuori tutta la gente. Questo c'è il nome, tipo nell'arco, però io Sì, non Villa d'Este. Sì, non è Villa Olmo questa, ma Villa d'Este questa. Villa Olmo è più avanti. Oh, vediamo se riusciamo a prendere terra qua a Cernobbio per pranzare o se dobbiamo aspettare Villa Olmo. Sì, è Villa d'Este perché è anche scritto lì sul frontone. Adesso noi ci fermiamo qui, penso sia una stradina che porta giù al lago e noi possiamo fermarci qui e facciamo una pausa, mangiamo i panini che ci sa fame. Pausa davanti a Villa d'Este, a Cernobbio, e ora si mangia finalmente che ci sa fame. Cosa ne pensate del nuovo giubbottino di Giulia? Tutto viola. Tutto viola? C'è una tasca molto potente. Ha un'unica tasca a differenza dell'altro, quello che abbiamo già noi. È capiente. Capiente, l'unica cosa è che non ha anelli dove fissare. Non ci puoi mettere la pagaia. Dove fissare il leash e altre cose. Ripartiti dopo lo spuntino, qui sempre ville, però tutte chiuse. Qui un'altra e questa è Cernobbio. Sul kayak Sea Wave della Gumotex, che come al solito ha dato un'ottima prova, e ci apprestiamo a tornare verso Como, dove speriamo di non trovare casino perché c'è tocchiamo terra proprio vicino allo stadio dove oggi c'è una partita, Como Ascoli. Che dire, siamo quasi al termine della nostra pagaiata e non posso non dire che ho apprezzato tantissimo la leggerezza di questa pagaia, veramente molto leggera. Se tenete in mano solo il fusto, la parte centrale del fusto con 2 mani, è veramente leggerissima, mentre il leash, come ho detto, tende un po' a torcigliarsi, a non star fermo, e soprattutto il moschettoncino qui, perché io ho fissato a un anello del PFD, e quando lo apro è più le volte che si stacca dal leash il moschettone che dall'anello. Sì, per ora non si è rotto, è ancora lì, però state attenti perché non è proprio sicurissimo. Qui c'è un'alta densità di ville patrizie. E lì il legno sembra abbandonato al lago, no, è stato disposto artisticamente da un maestro giapponese appositamente ingaggiato dai proprietari della villa, l'ikebana dei detriti lacustri. Questa quindi era Villa Erba, perché è scritto lì sul pontile d'attracco. Guardate lì quella serra enorme, non so, si chiama la serra o il giardino d'inverno, come il giardino d'inverno o serra di Villa Mauro Gordato a Livorno, no? Magari lasciamo il link, quando verrà pubblicato il video lasceremo il link qui sotto in descrizione. Sì, questa è tutta molto meglio, purtroppo la serra o giardino d'inverno di Villa Mauro Gordato è rimasto solo lo scheletro.
mento esplorazione, come dice Giulia, esplorativo. Così, beh, davanti a noi il Rude di una darsena e a destra c'è la catena, non so se c'è la catena o no, Giulia. Sì, ma visto tempi migliori che la catena. È comunque privato. Guardate, adesso è diventato un santuario per l'anatre. Li abbiamo disturbati, povere anatre. Non è che ci... non facciamo nulla di No, guarda là, guarda quanti. cosa sono? Sono tutti. C'erano anche. Sono dei cormorani, ma ho visto anche degli aironi. Ecco l'idrovolante che si alza dal lago e adesso dobbiamo stare attenti quando passando davanti a dove partono e a dove arrivano. Allora, lì è la zona degli idrovolanti, noi siamo al di qua delle boe e dritti davanti a noi il Tempio Voltiano. Dietro sulle luci c'è lo stadio, li sentite i cori? Che sovrastano anche i motori. Avevamo fatto tante cose col kayak, però assistere a una partita mai. Sentite i cori? Como Ascoli, non so per chi tifare, perché a me il calcio non è che dica granché. Boh, dovrei tifare per il Como perché sono quelli vicino a casa, ma francamente anche no. Ci sono tutti i cigni dove dobbiamo sbarcare. E noi qua si tocca terra.